In questo video vi spiegherò come capire qual è il vostro livello di italiano. In più vi darò alcuni consigli su come migliorarlo nel modo più efficace. Cominciamo subito. Ciao a tutti e benvenuti. Sono Mattia, di Lingua Franca. Ogni settimana carico nuovi video sull'apprendimento della lingua italiana e delle lingue in generale. Quindi, se state imparando l'italiano, ricordatevi di iscrivervi al canale. Prima di tutto, per capire quale sia il nostro livello attuale, possiamo basarci sul quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. È un sistema spesso usato in Europa che serve per preparare i test che certificano il vostro livello in una lingua straniera. Però, anche senza fare dei test ufficiali, possiamo usare il quadro comune per capire a grandi linee quali sia il nostro livello attuale. In totale ci sono 6 livelli, divisi nelle 3 categorie: A, base, B, intermedio e C, avanzato. Vi dirò quali sono le caratteristiche di tutti i livelli. Voi cercate di capire quali siano le abilità che possedete e quale sia il livello che meglio descrive la vostra situazione attuale. A1, livello base. A questo livello potete comprendere e usare espressioni comuni e frasi basilari per soddisfare bisogni di tipo concreto. Potete presentare voi stessi e gli altri e potete fare domande e rispondere su particolari personali come dove abitate, le persone che conoscete e le cose che possedete. Potete interagire in modo semplice purché l'altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare. A2. Livello elementare. Al livello A2 potete comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sapete descrivere in termini semplici aspetti della vostra vita, dell'ambiente circostante e sapete esprimere bisogni immediati. B1. Livello intermedio. Se avete raggiunto il primo livello intermedio, potete comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero, eccetera. Sapete muovervi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggiate nel paese in cui si parla la lingua. Siete in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. Siete in grado di esprimere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, e anche di spiegare brevemente le ragioni delle vostre opinioni e dei vostri progetti. B2. Livello intermedio superiore. Riuscite a capire le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti e anche le discussioni tecniche sul vostro campo di specializzazione. Siete in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sapete produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e riuscite a spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. C1. Livello avanzato. Una volta raggiunto il livello avanzato, capite un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sapete riconoscere il significato implicito. Vi esprimete con scioltezza e naturalezza. Usate la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali e accademici. Riuscite a produrre testi chiari,
ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un controllo sicuro della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione. C2. Livello di padronanza della lingua. Al livello massimo potete capire con facilità praticamente tutto ciò che sentite e leggete. Sapete riassumere informazioni provenienti da diverse fonti, sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sapete esprimervi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le sfumature di significato più sottili in situazioni complesse. Cercate di pensare, in maniera realistica, al vostro livello di italiano. Quale pensate che sia? È importantissimo considerare una cosa. Il vostro livello in una lingua non è descrivibile in maniera completa da uno solo di questi livelli. Imparare l'italiano consiste nell'acquisire una serie di abilità che vi permetteranno di parlare, scrivere, leggere e ascoltare. Quindi, anche se studiate per molto tempo da soli e il vostro livello in lettura e scrittura è B2, potreste accorgervi che non siete in grado di parlare in italiano allo stesso livello con un madrelingua. Però non è assolutamente una cosa negativa. Significa solo che potete identificare a che livello siete per ognuna di queste abilità e migliorarla di conseguenza. Oppure concentrarvi di più sulle abilità a voi più utili. Inoltre non dovete raggiungere il C2 per essere soddisfatti. Anche con un B1 o un B2 potrete divertirvi un sacco durante un viaggio in Italia o leggendo libri e guardando film italiani. Se volete altri consigli per migliorare l'italiano, vi consiglio di guardare subito questa playlist dove troverete molti video utili. E se questo video vi è piaciuto, cliccate sul pollice in alto qui sotto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti. Hello darkness, my old friend.